Ciao a tutti, sono Corinne, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi 3 ricette con un solo ingrediente, le bietole. Quindi avremo un primo, che sono le orecchiette con le bietole e i pomodorini, che noi in Sicilia chiamiamo pasta con i giri. Un secondo, che sono gli involtini di bietole. E poi un contorno antipasto sfizioso, che sono le coste delle bietole impanate e fritte. Seguite tutte e 3 le ricette. Ciao! Cominciamo con il primo piatto, le orecchiette con le bietole o pasta con i giri, come la chiamiamo in Sicilia. Si comincia scottando i pomodorini e facendo un'incisione a croce, così ci verrà più facile spellarli. Nel frattempo affettiamo le bietole grossolanamente, spelleremo i pomodorini, aglio in camicia, andiamo in padella e mettiamo i nostri pomodorini, così, un po' di peperoncino e aggiungiamo le nostre bietole. Ci aiutiamo con un po' d'acqua di cottura. Facciamo andare per circa 10-15 minuti. Aggiustiamo di sale. Rimuoviamo l'aglio in camicia che non ci serve più. Dopo 10-15 minuti prendiamo metà del condimento e lo passiamo al mixer o frullatore a immersione per creare una bella cremina. A me le bietole piacciono tantissimo, le uso tantissimo per le torte salate, per tante altre ricette, ma queste 3 proprio sono gustosissime. Possiamo buttare le nostre orecchiette che si prestano a questo condimento e saltare la nostra pasta, aggiungendo un pochino di parmigiano per mantecare. Se serve, un altro po' di acqua di cottura. Che bel colore invitante! Oggi per l'assaggio ho un ospite speciale perché è passato mio padre e l'ho invitato a pranzo, quindi ci dirà lui se le ha apprezzate. Io ho messo, dopo averle impiattate, la mollica tostata che in Sicilia non manca mai e completa questo piatto alla perfezione. Che ti calma per me? Devi dire che se è buono o no. Buonissimo. Ha detto buonissime, lo doppio io. Per la seconda ricetta ho preparato degli involtini di bietole vegetariani che possono diventare anche vegani togliendo il formaggio, perché sono ripieni di riso e patate. Si comincia preparando una semplice salsa di pomodoro, aglio in camicia, olio, peperoncino se vi piace e la passata di pomodoro o pelati. Vi ricordo che per supportarmi basta iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare, accetto tutti i suggerimenti e seguirmi su tutti gli altri social. Facciamo andare la nostra salsa di pomodoro per 15 minuti. Nel frattempo ho bollito 2 patate che ancora calde schiaccerò con lo schiacciapatate. Puliamo le nostre bietole, togliamo le coste, ma non buttatele perché ci serviranno per la terza ricetta. Scottiamo per circa 5-6 minuti le nostre foglie. Quando saranno pronte le tiriamo via e le asciughiamo per bene. Nel frattempo che la salsa va, mettiamo a cuocere anche 100 g di riso basmati, se preferite anche riso normale. Mettiamo un po' di basilico nella salsa, che ci sta sempre. Adesso abbiamo tutti gli ingredienti pronti, le nostre bietole sono pronte da asciugare e uniamo alle patate il riso, il peperoncino, il timo e i cubetti di formaggio. Questo sarà il ripieno dei nostri involtini. Eccoci qua, preparazione involtini. Tiriamo una bella foglia, non vi preoccupate, non dovete essere precisissimi. Sul fondo della teglia ho messo già un letto di salsa di pomodoro, quindi un bel cucchiaione di ripieno dentro ogni involtino e lo chiudete così a saccottino, li mettete tutti vicini dentro la teglia. Ecco qua, un filo d'olio e poi, se gradite, un po' di
parmigiano grattugiato o un po' di pangrattato. In forno per 20 minuti a 180 gradi. E questo è il risultato finale, che assaggerà in questo caso Marco. La terza ricetta è molto sfiziosa perché utilizzeremo tutte le coste delle bietole che abbiamo utilizzato per le ricette precedenti, e sono le coste di bietole impanate e fritte, che si prestano benissimo per un aperitivo, per un antipasto. Quindi prendiamo le coste delle bietole che c'erano rimaste, le sbollentiamo per circa 5 minuti, le asciughiamo per bene. Nel frattempo che asciugano sbattiamo l'uovo e prepariamo il pangrattato aromatizzato col parmigiano e, se preferite, rosmarino, origano, qualsiasi aroma vi piaccia di più. Io in questo caso ho utilizzato il preparato per arrosti e le passiamo prima nell'uovo e poi in questo pangrattato aromatizzato. Si prestano anche ad essere accompagnate con una salsa greca o se siete un po' più golosi con ketchup e maionese, ma vanno benissimo anche così. Quando l'olio è caldo andiamo in frittura. Olio di semi di girasole, ovviamente. Ecco pronto il nostro antipastino sfizioso croccante. Ciao e grazie per aver guardato tutte e tre le ricette.